Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. In questo tutorial andremo a vedere come realizzare questo cubo di Rubik. È davvero semplice da realizzare perché andremo a realizzare 6 quadrati e poi unirli insieme. Per realizzare questo tutorial ci servirà del colore verde, blu, arancione, giallo, bianco, rosso e nero. Ci servirà anche un uncinetto numero 3, delle forbici e un ago da lana. Per finire ci servirà dell'imbottitura che andrò a mischiare con degli scarti di filato. Questi sono tutti degli scarti che io ho messo da parte, cioè sono quei rimasugli di filo che andavo a tagliare dai vari lavoretti, quindi non li ho buttati, li ho messi da parte. Quindi andrò a comporre poi il nostro cubo con questi e un po' di imbottitura. Dobbiamo anche andare a ritagliare 6 pezzettini di cartone, quindi fatti più o meno a quadrato. Nel mio caso saranno 7,7 x 7,8 e poi ci servirà anche dello scotch perché lo andremo a unire in questo modo per poi andare a formare il nostro cubo. Prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al canale e se non l'hai ancora fatto di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia e mi raccomando condividi il video. Andiamo a realizzare 17 catenelle. Fatte le 17 catenelle salto la prima e vado a lavorare una maglia bassa nella seconda e adesso lavoro una maglia bassa in ogni catenella, quindi in ogni maglia, e vado a lavorare un totale di 16 maglie basse. Finito il nostro primo giro di 16 maglie basse, faccio una catenella, giro e lavoro e proseguo facendo di nuovo un giro di maglie basse. Finito anche il secondo giro, faccio una catenella, giro di nuovo e lavoro e proseguo lavorando altri 15 giri di maglie basse. Quindi in totale, contando questi due già realizzati, dovremo avere 17 giri di maglie basse. Quindi da adesso in poi non faccio altro che alternare giri di maglie basse, quindi lavorare giri di maglie basse. Una volta fatti 17 giri di maglie basse, questo è come si presenta il nostro lavoro. Adesso andiamo a fare una catenella e tagliamo il filo e il nostro quadrato è stato fatto. Adesso dobbiamo soltanto andare a fare qui delle linee nere in modo da evidenziare i quadrati del cubo. Ho tagliato un pezzo di filo nero e l'ho inserito nell'ago da lana. Adesso prendo qui il mio lavoro, decidete quale sarà il dritto e quale il rovescio e andiamo a contare le nostre maglie. Quindi andiamo da questo punto, contiamo 1 2 3 4 5, qui nel quinto entriamo con l'ago
e portiamo il filo dall'altra parte. Qui lascio una codina in modo da poter tenere bloccato il filo in modo che non mi scappi. Praticamente vado a lavorare di punto in punto in questo modo. Adesso ritorno indietro e vado ed esco qui di nuovo in un altro punto. Di nuovo torno indietro, quindi esco qua, entro qui ed esco nuovamente in un altro punto, in questo modo, e piano piano vado a cucire tutta la fila. Quindi entro in questo punto ed esco in quello successivo, così. E andate a cucire in questo modo per tutta la lunghezza, quindi fino ad arrivare qui da quest'altra parte. Una volta cucita per tutta la lunghezza, siamo sul retro, andiamo a inserire l'ago in un filo, in un pezzettino di maglia, e andiamo a fargli un nodino in modo da bloccare il nostro filo. Una volta fatto il nodino, tagliamo il filo. Adesso, sempre con lo stesso filo, conto di nuovo 5 maglie, quindi 1 2 3 4 5, e sempre qui nella quinta vado a inserire l'ago da lana e riprendo a cucire come ho cucito in questo punto. Finita anche la seconda striscia, l'ho bloccata qua dietro e adesso vado a tagliare il filo, quindi come ho fatto prima. Il procedimento è sempre uguale. Adesso dobbiamo andare a fare le due strisce in orizzontale. Per fare le strisce in orizzontale contiamo 1 2 3 4 5 e tra la quinta e la stessa il sesto giro qui andiamo a fare l'altra striscia in orizzontale. Adesso ricontiamo poi 1 2 3 4 e andiamo 5 6, scusatemi, quindi 6 giri dopo la seconda striscia andiamo a fare l'altra, quindi qui andiamo a fare una prima striscia e in quest'altro punto la seconda. Quindi tra l'una e l'altra qui dobbiamo avere 6 giri. E proseguo con lo stesso procedimento di prima, quindi una volta arrivati fino alla fine, quindi fino a qua, nel retro vado a fare un nodino e poi taglio il filo. Fatta la prima linea in orizzontale, eccola, prendiamo, quindi contiamo 1 2 3 4 5 6 e tra il sesto giro e il settimo andiamo a fare di nuovo un'altra linea, sempre con lo stesso procedimento.
Questa è la faccia che abbiamo fatto insieme. Adesso dobbiamo andare a fare le altre 5 facce, quindi quella bianca, quella gialla, la rossa, arancione e la blu. Prima di cucire le nostre facce andiamo a comporre il cubo con i cartoncini, quindi ne prendiamo 2, mettiamo lo scotch nella prima metà, mettiamo l'altro in pari con il cartoncino e chiudiamo. Proseguiamo nello stesso modo fino a creare il nostro cubo, quindi attacchiamo 5 facce e l'ultima la attaccheremo insieme, perché prima di attaccare l'ultima faccia dobbiamo andare a imbottirlo. Come potete vedere io ho quasi finito di montare il mio cubo con il cartoncino, quest'ultimo pezzo andrà a chiuderlo. Adesso qui all'interno andremo a mettere l'imbottitura e i pezzi di cotone, diciamo di scarto. Una volta riempito bene vado a inserire il tappo e il nostro cubo con il cartoncino è completo, dovremo soltanto andare ad attaccare le varie facce. Il nostro cubo così è completo. Adesso, come abbiamo attaccato le facce del cubo di carta, andiamo ad attaccare quelle realizzate a uncinetto, quindi mettiamo le 2 facce in questo modo e andiamo a prendere il nostro filo nero. Al filo gli facciamo il nostro cappietto come per iniziare a lavorare le catenelle e lo teniamo sull'uncinetto. Prendiamo la prima faccia ed entro qui nella prima catenella, prendo l'altra faccia ed entro nella prima catenella anche in questa. Le catenelle, il numero di catenella sono uguali, quindi una maglia corrisponderà a una maglia sempre. Arrivati così a questo punto dobbiamo andare quindi a unirle, quindi cosa facciamo? Andiamo a lavorare maglie basse, quindi portiamo fuori l'uncinetto e lo chiudiamo, il filo e lo chiudiamo. Adesso rientro nella maglia successiva e in quella dell'altra faccia, vedete, e vado a fare di nuovo una maglia bassa. Proseguo in questo modo per tutta la lunghezza della nostra faccia. Qui vedete ci sono i fili, mi raccomando state attenti a lasciarli all'interno, perché se no poi dovete andare a nasconderli o riportarli all'interno e quindi sarebbe un passaggio in più. Finito di lavorare tutta la lunghezza delle nostre 2 facce, faccio una catenella e taglio il filo e abbiamo così attaccato 2 facce assieme. Adesso dobbiamo attaccarne altre 2 nello stesso modo. Una volta che quindi avete realizzato queste 2 parti dobbiamo andare ad attaccarli insieme, quindi andiamo a posizionare il rosso con il bianco e andiamo a cucirla nello stesso modo. Una volta cucito anche questo andiamo a cucire insieme il giallo con l'arancione.
Questo è una volta che noi abbiamo attaccato le 4 facce. Adesso dobbiamo andare ad attaccare le altre 2 rimanenti. Quindi dobbiamo attaccare il blu e il verde. Quindi come facciamo? Andiamo a posizionare il nostro lavoro in questo modo, così su una prima faccia. Prendiamo sempre il nostro filo e il procedimento è sempre quello di prima. Quindi faccio il cappietto, entro qui in una maglia ed entro anche in una maglia di quella corrispettiva e faccio una maglia bassa. Proseguo in questo modo sempre per tutta la lunghezza. Come ho detto prima, state attenti a eliminare tutti i fili. Una volta arrivata all'angolo dobbiamo proseguire, quindi lasciamo all'interno tutti i fili il più possibile e qui nell'angolino andiamo a fare più maglie basse, quindi invece di farne solo una ne facciamo 2 per andare a bloccare bene, quindi facciamo 2 maglie basse praticamente nella stessa maglia. Una volta fatte così le 2 maglie basse possiamo proseguire a concludere le altre facce. Quindi qui il procedimento è uguale, lavoro tutta questa faccia, qui faccio le 2 maglie basse, lavoro tutta questa faccia, le 2 maglie basse, lavoro questa faccia e qui concludo facendo la maglia bassa e andando a chiudere nella prima maglia che abbiamo fatto qua. La chiusura vi farò vedere come fare. Adesso proseguiamo ad andare a cucire la faccia. Arrivati a questo punto non si vede benissimo perché il colore nero in video ahimè non esce benissimo, ma dobbiamo andare qui nella prima catenella nella prima maglia che abbiamo fatto di unione qua e andiamo a fare una maglia bassissima. Adesso facciamo una catenella e andiamo a tagliare il filo e anche la quinta faccia così è stata unita, vedete? Adesso dobbiamo andare a inserire il nostro quadrato di cartoncino all'interno qui del nostro quadrato di stoffa. Ecco qua, rimarrà leggermente più grande, infatti dovremo poi andare a tirarlo, ma deve essere giusto così, perché così dà bene la forma del quadrato. Adesso dobbiamo andare a fare lo stesso identico procedimento per andare ad attaccare l'ultima faccia. Qui dovremo tirare un pochettino, sarà un pochettino più difficile perché abbiamo già inserito il nostro cartoncino all'interno. Naturalmente prima di proseguire andiamo e infiliamo tutti i vari fili all'interno in modo da averli già quasi pronti per poi quando ci dobbiamo passare dopo. Naturalmente poi mano a mano dobbiamo stare attenti che questi fili rimangano effettivamente all'interno. Anche per l'ultima faccia, quindi andiamo a infilarci nella prima maglia bassa che abbiamo fatto e andiamo a fare una maglia bassissima.
quindi andiamo a chiudere in questo modo il lavoro. Adesso una catenella e andiamo a tagliare il filo. E il nostro cubo è concluso, dobbiamo solo andare ad eliminare tutti i vari filetti che non siamo riusciti a tenere dentro. Ho eliminato tutti i vari fili e questo è il nostro cubo concluso. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se lo rifate, mi raccomando, taggatemi così io posso sia vedere che ricondividere i vostri lavori, e mi raccomando, condividete il video. Al prossimo tutorial!